Pechino si prepara alle Olimpiadi invernali del 2022. Non molto tempo fa sono stato in visita proprio nelle zone di Yanqing e Zhangjiakou, dove si terranno appunto le Olimpiadi, per vedere in anteprima le 12 costruzioni appositamente costruite per questo evento. E in questo video le vediamo insieme. Buongiorno ragazzi, oggi sto partendo per Pechino. Ieri c'è stato un tifone, c'è anche oggi. Non so se potremo partire, sarà un po' pericoloso forse. Comunque sto andando a Pechino per visitare i posti dove terranno le Olimpiadi invernali di Pechino e farveli vedere in anteprima come la Cina si sta preparando a questo evento. Andiamo. Sono appena arrivato nell'hotel, adesso vado nella stanza. Questa è la stanza, sono appena arrivato, abbiamo poche ore, nel senso che domani mattina già ce ne andiamo da questa stanza. Abbiamo la giornata libera oggi, mezza giornata libera, quindi andiamo in giro per Pechino, vi faccio vedere un po' qualcos'altro di Pechino. Qua c'è il bagno, entriamo nel bagno, molto carino, bello, stanza doccia, qua c'è uno specchio, qua c'è un guardaroba, poi qua c'è una solita roba che c'è nell'hotel. Io sono uno che cammina, ma a Pechino no, cioè Pechino è troppo grossa. Io sono venuto qua 3 volte e tutte le volte che vengo, ogni volta, cioè mi sembra che le distanze siano infinite. Io guardo la mappa e cerco di camminare, ma oggi abbiamo un lungo protocollo da seguire, cioè si comincia, sono le 8 del mattino, abbiamo la giornata piena fino alle 21. A certi punti ci sarà anche la TV, CCTV che ci segue, andiamo. Il secondo giorno è cominciata la cerimonia d'apertura, dove ci hanno presentato i posti che vedremo fra poco nel video e atleti olimpionici ci hanno raccontato le loro storie. Poi abbiamo fatto anche un pranzetto di alta classe e ci siamo diretti a Shougangyuan. Shougangyuan era un'industria siderurgica che inquinava molto qui a Pechino e nel 2010 è stata spostata in un'altra città e oggi è diventato il luogo del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Pechino del 2022, cercando di dare un messaggio che è quello di una Cina sempre più green e attenta ai problemi dell'inquinamento. 2008, so we have some extra. Infatti questo è stato il messaggio che abbiamo ricevuto molto spesso, insomma, durante questa visita. Infatti in certi luoghi c'erano anche i lampioni con i pannelli solari sopra. Purtroppo quel giorno pioveva e dovevamo anche visitare altri luoghi tipo il nido di Pechino, ma non siamo riusciti a visitarli e siamo dovuti tornare indietro. Ok, sono appena tornato in stanza, siamo in un altro hotel adesso, più lontano da Pechino, fuori da Pechino, ci abbiamo messo 2 ore per arrivare qua col pullman. Adesso abbiamo 10 minuti, poi andiamo a mangiare, switcho con il telefono. Questa è la stanza. E qua c'è il bagno, molto carino, bello, questo posto è veramente figo. Questa è la doccia con, sembrava un tappetino. Buongiorno, stamattina abbiamo un altro giorno di esplorazione, adesso facciamo il check out. Poi ci siamo diretti nella zona di Yanqing per visitare la Planning Hall, dove ci hanno spiegato che tutte le strutture costruite per le Olimpiadi sono state costruite con una particolare attenzione a non inquinare. Infatti tutte le strutture riceveranno energia elettrica da fonti green. E una volta terminate le Olimpiadi non saranno sprecate, ma continueranno ad essere utilizzate. Il prossimo posto è il Centro Nazionale di Sci, costruito ad un'altezza di oltre 2000 metri. Ci si aspetta che il turismo cinese generi oltre 60 miliardi di guadagno dalle location invernali e che entro il 2022 l'ammontare dei guadagni generati dalla vendita dell'equipaggiamento per sport invernali superi i 3 miliardi di dollari. Questo posto sarà chiaramente pieno di neve quando si terranno le Olimpiadi e magari ci sarà meno nebbia. E anche qui abbiamo visto energia prodotta dai pannelli solari, eccetera.
Abbiamo anche visitato il villaggio olimpico dove alloggeranno gli atleti, e questa è proprio la stanza dove alloggeranno gli atleti. Poi ci siamo diretti al centro di discese col bob, molto bello il design, mi è piaciuto molto, e all'interno viene costantemente tenuto a basse temperature, infatti è ghiacciato, e anche lui, come il villaggio olimpico, è stato costruito utilizzando materiali locali e cercando di ridurre l'impatto ambientale. Poi, visto che eravamo in zona, ci siamo diretti alla muraglia cinese di Badaling, che è una delle sezioni che probabilmente è la più turistica e quella che io consiglierei di meno, proprio perché c'è sempre un sacco di gente. Questa sezione fu costruita nel 1505 sotto la dinastia Ming e fu la prima sezione ad essere aperta ai visitatori nel 1957. Molto bella, però chiaramente bisogna stare attenti a quando si va, perché potrebbe essere veramente molto piena di turisti. È una delle più vicine a Pechino, quindi chiaramente è quella più facile da raggiungere e quindi di conseguenza è molto piena. Ok, adesso un altro check-in e domani mattina un altro check-out. È un continuo check-in, check-out. Adesso andiamo a mangiare. Poi ci siamo diretti a Zhangjiakou, che è un'altra località in Cina dove si terranno le Olimpiadi invernali, e qui abbiamo visitato il Taiwu Ski Resort. L'ultimo luogo che abbiamo visitato è stato il mio preferito. È il posto dove si faranno i salti con gli sci ed è stato costruito a forma dell'urui, un oggetto decorativo cinese che simboleggia potere e porta fortuna. E questo è stato il nostro viaggio a Pechino in perlustrazione dei luoghi dove si terranno le Olimpiadi di Pechino del 2022 invernali, fra poco. Qualche settimana prima di andare a Pechino ci siamo incontrati su una barca a Shanghai per goderci lo spettacolo di luci, che era pazzesco. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video. Påtaglig och vacker, iklädd ljusgrå slöja.